Ciao a tutti, sono Gianluca Aim e benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Oggi continuiamo la nostra chiacchierata sulla storia della democrazia diretta, almeno in Occidente, e arriviamo al ritorno da un punto di vista, se vogliamo, ideale con Rousseau, il contratto sociale, e invece un'esperienza quantomeno turbolenta, quantomeno reale, con la Comune di Parigi. Questo secondo capitolo, nel quale si basa sull'analisi secondo le quattro chiavi di lettura della partecipazione, dell'elezione su sorteggio, della rotazione delle cariche, della democrazia sociale, di tre importantissimi saggi dal punto di vista del pensiero politico. La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, del pensatore liberale dell'inizio dell'Ottocento Benjamin Constant, il contratto sociale di Rousseau del 1762, nel quale abbiamo un autentico ritorno, se vogliamo, degli antichi in epoca moderna, e infine l'esperienza comunarda del 1871, scritta e descritta da Marx nel suo celebre saggio La guerra civile in Francia, ovviamente del 1871. Inoltre, come fonti contemporanee per lo studio, ricordo di Stefano Petrucciani, Democrazia, oppure di Edoardo Glebro, Democrazia, o ancora di Massimo Salvadori, Storia della democrazia. Ovviamente ci sono molti saggi, io sono partito da questi, voi potete partire da quelli che volete. Ovviamente l'analisi si basa ovviamente sullo studio dei tre grandi classici del pensiero politico. Vi invito a commentare lasciandomi le vostre idee, i vostri commenti, anche qualche altro esempio di saggio per una possibile lettura, perché no, anche qualche critica. Trasferendo ai nostri tempi moderni un'estensione di potere sociale, di sovranità collettiva che apparteneva ad altri secoli, quel genio sublime, animato dall'amore più puro della libertà, ha non di meno fornito funesti pretesti a più di un genere di tirannia. Ebbene, con queste parole, Benjamin Constant indica il lavoro di quel genio sublime di Rousseau. Analizzando il celebre saggio di Constant, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, ebbene, sono essenzialmente due le tesi espresse dall'autore. La prima è che i moderni godono di una libertà diversa da quella degli antichi. La seconda è che il regime che si addice maggiormente ai moderni è il governo rappresentativo. Diversamente da ciò, se si sforzasse, se si creasse una forma politica degli antichi in tempi moderni, e quindi i moderni sarebbero gettati in una forma politica di altri tempi, si sfocerebbe nella tirannide. Prova infatti ne è stata il regime del terrore dei Giacobini del 1793, del 1794. Ebbene, secondo il filosofo liberale, il filosofo di inizio Ottocento, la libertà degli antichi consisteva nell'esercitare direttamente le varie parti di sovranità attraverso le deliberazioni dell'assemblea, le votazioni delle leggi, la pronuncia dei giudizi nei tribunali e la gestione dei magistrati. Caratteristica fondamentale è l'assoggettamento completo dell'individuo all'autorità sovrana e collettiva. Ovviamente questo sempre secondo il pensiero di Constant, che ovviamente nel corso del Novecento fino anche oggi è stato ampiamente criticato dalla storiografia classica, storiografia greca. Ma continuando con l'analisi del pensiero di questo filosofo politico, diversamente la libertà dei moderni si caratterizza per essere un godimento pacifico dell'indipendenza privata. Infatti essa consiste nel diritto di essere sottoposti soltanto all'autorità della legge, di godere di diritti per la propria persona, di scegliere la propria occupazione, di tutelare la proprietà. E qua sottolineo proprietà. E ovviamente, come si vede, Constant è un pensatore liberale. Inoltre di godere di poter professare il proprio culto, di dire la propria opinione, e infine di influire in modo indiretto, e qui sottolineo indiretto, sull'amministrazione del governo. E questo perché appunto la forma di governo, il regime che si dice ai moderni, è appunto il governo rappresentativo.
I moderni ritrovano la loro felicità nel privato, vivendo in grandi stati, di grandi dimensioni, e per questo, dedicandosi al commercio, sono inclini alla pace, sì, dedicandosi al commercio e al lavoro costante. E quindi in questa società dove appunto la felicità dell'individuo è nel privato, nel suo lavoro, appunto i moderni sono assenti, per questa ragione che è assente la schiavitù. Diversamente gli antichi non conoscevano la libertà individuale, erano assoggettati al potere collettivo. La loro libertà individuale così veniva sacrificata per quella pubblica. E ovviamente vivevano in una società di schiavi, quindi potevano, la loro libertà individuale era sacrificata per una guerra, quindi per il bene supremo dello Stato, e quindi sì, c'erano i commerci, per carità, Costante realisticamente vede come ad Atene come dire, fosse una città commerciale, quindi si distingueva molto rispetto alle altre, ad esempio Sparta il commercio era praticamente vietato. Un altro aspetto che caratterizza i moderni è il godimento dei diritti civili e politici, ma questo ovviamente è una condizione passiva, perché questa viversi la politica in modo passivo, cioè in un governo rappresentativo, avere la rappresentanza, votare dei rappresentanti che loro di fatto fanno la politica, questo permette ai moderni di dedicarsi agli affari privati. Per queste ragioni, appunto, abbiamo visto che il governo rappresentativo è il regime politico per i moderni, perché permette loro di godersi la loro vita privata, fornisce loro appunto i loro diritti civili, e i diritti politici permettono che la politica sia amministrata a terzi, ovviamente dei rappresentanti che devono fare, come dire, quello per cui sono stati eletti. Parlando di elezione, appunto, l'elezione e la rappresentanza sono due elementi cardine del governo rappresentativo e quindi dei moderni. Qualsiasi tentativo di riportare una democrazia diretta, qualsiasi tentativo di portare un regime che riporti la libertà degli antichi, quindi un assoggettamento dell'individuo alla collettività, come è stato ideato da Rousseau, e qua critica il pensiero di Rousseau, ma formalmente appunto le critiche vanno proprio nella pratica dei Giacobini, nel loro appunto regime del 1793. Ebbene, riportare una partecipazione attiva e un costante e continuo potere collettivo, ebbene, questo per i moderni significa rinunciare ai loro diritti individuali e quindi instaurare di fatto una tirannide per i moderni. Se vi fosse un popolo di dei, esso si governerebbe democraticamente. Un governo così perfetto non conviene agli uomini. Ebbene, con queste frasi estrapolate appunto dal contratto sociale di Rousseau, iniziamo ad esaminare il pensiero democratico dietro questo importantissimo saggio, e come vediamo appunto, dobbiamo dirlo fin dall'inizio, il contratto sociale non è un manifesto della democrazia diretta, ma qualcos'altro. Il manifesto, cioè il ritorno e anche la creazione della democrazia moderna, del pensiero democratico moderno, una creazione che ovviamente guarda sempre al passato, in particolare, diciamo fin da subito, al passato, al pensiero repubblicano, romano, e anche di Sparta. Il modello di pensatore di Rousseau era Machiavelli, che a sua volta il suo punto di riferimento era Tito Livio, il grande pensatore repubblicano romano. Quindi questo dobbiamo ben tenerlo in mente quando appunto maneggiamo un saggio così grande, così complesso come il contratto sociale. Prima di tutto una premessa fondamentale, come abbiamo detto il nostro autore, di fatto fa nascere la democrazia moderna prima ancora che esse di fatto si siano affacciate, e dai tratti fondamentali della tradizione democratica. Rousseau ovviamente è un pensatore democratico, un pensatore repubblicano, se vogliamo forse anche conservatore, perché
come dire, la sua formula di creare un regime politico nel quale ormai predefinito, fisso, non è molto flessibile e quindi c'è un certo pensiero conservatore, ma sicuramente non è un pensatore appunto liberale come ha criticato Constant, additandolo come un antico, cioè come una forma politica che fa sacrificare i diritti individuali ai cittadini e questo è inammissibile. Ebbene, quindi un ritorno, Rousseau in questi termini di una repubblica antica e qui distinta e contrapposta alla tradizione liberale che nel Settecento appunto aveva i suoi grandi massimi esponenti, pensiamo a Montesquieu, Voltaire e non solo. Tuttavia Rousseau è differente da un democratico antico, dal pensiero democratico. Infatti il suo regime non è quello auspicato, non vuole creare una forma di governo nella quale il popolo governi direttamente, ma attenzione, Rousseau il suo intento è quello di creare un regime nel quale tutti i cittadini esercitano collettivamente il potere legislativo, mentre, attenzione, il potere esecutivo è assolto dai magistrati, ovviamente nominati dal popolo. E quindi in quest'ottica la Repubblica diventa l'unico regime politico compatibile sia con le libertà individuali del contratto sociale e anche con appunto i diritti politici. Una comunità politica libera ed uguale, il grande tema, la grande domanda per la quale si apre il contratto sociale di Rousseau è appunto qual è la forma politica, qual è lo Stato che si può formare, che garantisca all'uomo di essere libero ed uguale come era stato nello Stato di natura. Ebbene, la risposta di Rousseau è che una repubblica democratica, e qui diciamolo fin da subito, la forma appunto di questa comunità è uno Stato, una cosa che come vedremo in seguito è profondamente diverso dal pensiero anarchico, che ovviamente il pensiero anarchico è profondamente contrario a qualsiasi forma di Stato. E quindi qui appunto abbiamo visto che il pensiero di Rousseau non è quello di creare una democrazia diretta, ma creare una repubblica nella quale il potere legislativo sia comunque diretto, sia comunque dato ai cittadini. Poi il governo, ai magistrati, loro che devono applicarlo in modo se vogliamo quasi passivo e quindi diversamente da un pensiero democratico antico nella quale c'era appunto l'assemblea che faceva e disfaceva tutto, aveva sia il potere legislativo sia il potere esecutivo insieme. Bene, questo non è in Rousseau. Ovviamente la natura dello Stato democratico, cioè la Repubblica, veniva garantita a condizioni che le leggi fossero un'emanazione della volontà del popolo, quindi delle assemblee. E il fatto di affidare il potere esecutivo, il compito di applicare le leggi, questo non implicava una cessione della sovranità popolare. In questo modo appunto viene ribadito un elemento che è cardine della tradizione del pensiero democratico, cioè il primato del legislativo, nella quale negli organi di governo il potere più importante è quello legislativo e deve appartenere al popolo, a tutti quanti, se vogliamo tutto quanto riunito in assemblea, che può votare direttamente, quindi senza rappresentanti, andando contro il governo rappresentativo, andando contro il pensiero liberale. Quindi lì sì, ci può essere un potere diretto ai cittadini, ma solo per fare le leggi, e il primato poi del legislativo impone che il governo le esegua quasi da mero esecutore, da un semplice appunto ruolo amministrativo passivo di tutto ciò. E la critica che Rousseau fa alla democrazia ateniese, infatti lui elogia, non è un caso che nel contratto sociale si trovano elogi a Sparta, ma se vogliamo i penultimi capitoli alla fine troviamo 3 capitoli inerenti all'analisi all'analisi dei magistrati romani, della Repubblica Romana, che, come dire, quando si parla di democrazia, la Repubblica Romana forse è l'ultima cosa che una persona può venire in mente. Ebbene, Rousseau è ammiratore della Repubblica Romana, e questo perché è profondamente critico della democrazia ateniese, per questo che la confina nell'utopia, nelle sue parole alquanto forti, che confina
appunto un governo democratico, attenzione, contro lo Stato, quello che intende lui, cioè una repubblica democratica che il potere legislativo è lasciato al popolo, ma poi appunto l'applicazione ai magistrati. Invece un governo democratico è appunto il modello ateniese, ovvero un'assemblea dove il potere legislativo e il potere esecutivo sono fusi nella stessa istituzione. Quindi attenzione, questa cosa è molto pericolosa, vede i rischi di una possibile degenerazione. Quindi per questo motivo la confina un governo democratico, diciamolo ancora una volta, il modello, se vogliamo, ateniese, lo confina nell'utopia soltanto, appunto, un popolo di dei può governarsi con una forma di governo di questo tipo. Secondo Rousseau l'uguaglianza, e qui entriamo un attimo un po' più nel suo pensiero politico, nelle sue idee, secondo Rousseau l'uguaglianza non ha un valore assoluto, ma relativo. In particolare il principio di uguaglianza giustizia in armonia con deve essere in armonia con la legge di natura, che a livello politico consiste che tutti siano uguali per diritto di nascita, siano uguali nell'osservare le leggi e siano uguali nell'obbedienza ai capi della Repubblica. Bene, qua si parla di capi, un discorso appunto che, come vedremo in seguito, i contemporanei, gli anarchici a favore di una democrazia orizzontale, quando si parla di capi, sempre alzano i capelli. Le uniche distinzioni ammesse nella Repubblica di Rousseau sono date al merito, e qui veramente è un po' figlio del suo tempo. Il pensiero liberale, Rousseau scrive nella società di Ancien Régime, dove la differenza tra le persone si dava per il sangue, eri nobile o facevi parte del clero, come dire, contavi veramente niente a livello dei fatti della politica, c'erano i privilegi che andavano avanti. Quindi le uniche distinzioni erano in base al merito, alle virtù e ai servizi resi alla patria, cioè i servizi resi alla collettività. Un'uguaglianza a livello economico era intesa in una forma di generalizzazione e livellamento della proprietà. Bene, qui non si spinge Rousseau a essere radicale come i livellatori inglesi nella rivoluzione del lungo Parlamento, che volevano abolire la proprietà, quindi istanze, se vogliamo, del comunismo agrario, però ovviamente una certa moderazione. E per Rousseau in particolare è importante la proprietà perché una sana proprietà, cioè quindi la piccola, media proprietà, non i grandi latifondisti. E la proprietà era importante perché dava appunto il legame tra cittadini singolo, in individuo e la sua patria. Ovviamente un soldato quando combatte per la sua casa, per la sua terra, combatte con una certa convinzione. Se non ha niente, voglio dire, che cambi il padrone, che cambi il regime a forma politica, non è che gli cambi totalmente la vita, ma se gli tocchi qualcosa di vivo, ecco, combatte con più determinazione. Oltre all'uguaglianza, la libertà è possibile nella misura, secondo Rousseau, in cui sia istituita, in analogia ovviamente con la natura, una società razionale, in cui governa l'autorità della legge. Infatti si può essere solamente liberi e uguali se si viene governati dalle stesse leggi che i cittadini hanno votato, cioè che noi stessi abbiamo votato. Solo così possiamo essere veramente liberi e uguali nel pensiero di Rousseau. Quindi la volontà generale, che di fatto è finalizzata, pone verso il bene comune, deve sempre imporsi sulle volontà particolari. Ovviamente volontà generale è il fine, e dove punta ovviamente l'assemblea, questo ne parleremo in seguito. Tutti i cittadini devono portare alla volontà generale, che sarebbe il bene appunto pubblico, il bene della propria città, ma che appunto non è la somma delle volontà particolari, cioè non è il principio di maggioranza qui non torna, non è questo il punto. Inoltre la libertà individuale, che nel contratto sociale è chiamata libertà civile, confluisce in quella generale. In questo ogni cittadino mantiene la sua indipendenza. Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e ogni suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale. E riceviamo, in quanto corpo, ciascun membro come parte indivisibile del tutto. Ebbene, adesso iniziamo ad analizzare il contratto sociale di Rousseau con la prima chiave di lettura, che è la partecipazione. E quindi, punto chiave del pensiero di Rousseau è che l'atto di associazione produce un corpo morale e collettivo. Attenzione, questo
questo fatto, proprio il corpo morale, dobbiamo segnarcelo, vedremo che da questo momento in avanti ce lo porteremo dietro, quando parleremo di democrazia diretta ritornerà. Quando abbiamo parlato nei video precedenti della democrazia per gli antichi, del pensiero democratico di Atene, non si pensava a tutto ciò, non hanno mai detto niente di ciò le fonti antiche. Pensavamo a Aristotele in un modo estremamente machiavellico, leggere la democrazia come appunto il regime dei nullatenenti, dei poveri, contrapposto all'oligarchia che sono i ricchi. Quindi proprio una cosa materiale, questo aspetto appunto la storiografia marxista perderà la testa. Ma tornando a noi, appunto il pensiero di Rousseau è che l'atto di associazione, cioè unirsi, creare una società, è un atto che produce un corpo morale collettivo. E tutto ciò, tutti i membri che compongono i voti dell'assemblea devono essere sentiti e concepiti come un io comune, quindi come una sola unità. Questa persona pubblica è il corpo politico, che il corpo politico è chiamato dai suoi membri Stato quando è passivo, invece corpo sovrano quando è attivo. Inoltre gli associati prendono collettivamente il nome di popolo, singolarmente però si chiamano cittadini. Invece, quando sono passivi, quando sono sottoposti alla legge dello Stato, cioè la legge che loro stessi hanno votato e si sono dati, sono chiamati sudditi. Una caratteristica fondamentale del patto politico di Rousseau è l'alienazione totale dei diritti. Qui ovviamente il pensiero liberale sono andati fuori, hanno perso completamente la testa. E qui la critica di Constant, se vi ricordate, il fatto di per questa ragione legge Rousseau come un antico. Per un liberale questo è una cosa inconcepibile. Infatti gli individui, secondo Rousseau, si spogliano di tutti i loro diritti e li cedono all'autorità sovrana collettiva. Ed è questo fatto, questo essere, come dire, ogni individuo dà la propria persona, dal tutto al bene supremo, al bene collettivo, ebbene è tipico un aspetto della tradizione democratica radicale. Inoltre la forza del corpo sovrano è il potere legislativo, quindi tutti i cittadini che si riuniscono, quindi il corpo sovrano, il suo punto di riferimento, il suo potere è il potere legislativo, il quale agisce per mezzo delle leggi. Le leggi che a loro volta sono autentici atti della volontà generale, un aspetto un po' dogmatico del pensiero di Rousseau, ovviamente questa volontà generale. Vedremo che torna varie volte, non spiega mai effettivamente nel concreto cos'è. È come dire, è un po' come, se vogliamo, lotta di classi, Marx, sono questi pensieri, questi oggetti dogmatici che però sono alla base del pensiero. Tornando a Rousseau, per tutte queste ragioni il potere legislativo agisce unicamente quando il popolo è in assemblea. E quindi questo è il cuore democratico di Rousseau. Una democrazia si ha quando il popolo è riunito in assemblea e la gestisce direttamente. E quindi andando in contrapposizione al governo rappresentativo, alla rappresentanza liberale. Parlando un attimo su che cos'è la volontà generale, Rousseau distingue tra essa, tra la volontà generale e la volontà di tutti, cioè la volontà della maggioranza. La volontà della maggioranza è l'espressione delle volontà particolari, quindi di quelle volontà che dominano la collettività, gli interessi individuali che animano la varia società e la dividono. La volontà generale, differentemente, per sua natura non può errare, in quanto delibera sempre verso il bene comune, cioè il bene della città, la cosa più importante. Qui veramente sembra di leggere tra le righe Pericle nel secondo discorso di Tucidide, quando appunto le volontà particolari della cittadinanza erano divisi, oppure nell'Epitaffio Pericleo, quando appunto dopo un anno di guerra gli ateniesi non erano così contenti di fare guerra, ma Tucidide gli incalza nell'Epitaffio Pericleo e dice: bene, tutti questi sacrifici bisogna farli per il bene della collettività, per il bene comune, che vanno oltre il vostro naso. In particolare ancora nel terzo discorso di Pericle, in Tucidide, ma ancora più getta giù la maschera realista. Ebbene, dice che l'impero
i giovamenti dell'impero sono rivolti a tutti quanti e quindi Atene si deve comportare come una potenza imperialistica e quando è il caso anche tenere a bada gli alleati. Ma tornando a noi al pensiero di Rousseau, appunto il bene comune è l'espressione della relazione diretta tra individuo e collettività. La sovranità del popolo, del contratto sociale, come oggi il pensiero democratico, oggi i fautori della democrazia diretta hanno letto il pensiero di Rousseau, e chi vuole creare una società, una democrazia diretta ispirata a Rousseau ovviamente si basa creare una società priva di corpi intermedi, perché tutti i corpi intermedi, dai politici, i rappresentanti, ai partiti, ma anche i mass media, fanno parte della nostra democrazia rappresentativa, cioè noi votiamo, ma fra noi è il potere, e quindi nel Parlamento ci sono questi vari corpi intermedi che sono tipici, sono pensati dal governo liberale per evitare i radicalismi di una democrazia. E tutto ciò, appunto, Rousseau va profondamente contrario. Tornando a noi, il nostro vero chiave di lettura, che è la partecipazione, possiamo affermare che in Rousseau la democrazia è intesa come stato democratico, ovvero quando sia il potere del popolo nell'atto di partecipare direttamente all'assemblea e non darla a terzi. Abbiamo ribadito precedentemente il primato del legislativo che subordina il potere esecutivo, ed è semplicemente applicare quello che i cittadini in assemblea, cioè il popolo, ha deciso. E un aspetto fondamentale che distingue comunque Rousseau, pur essendo percepito da Costante come un antico, lo distingue dagli antichi propriamente detti, è il fatto che Rousseau si pone attenzione, pone allarme e non vuole far sì che appunto il potere esecutivo e il legislativo coincidano nella stessa assemblea per evitare gli scongiuri, le degenerazioni. E quindi il potere legislativo è una cosa data all'assemblea, e lì veramente c'è una partecipazione diretta di tutti quanti, senza intermediari, ma il potere esecutivo deve essere lasciato indipendente e subordinato ai magistrati che loro devono applicare. Il popolo inglese crede di essere libero, ma si sbaglia di grosso. Lo è soltanto durante l'elezione dei membri del Parlamento. Appena questi sono eletti, esso diventa schiavo, non è più niente. Nei brevi momenti della sua libertà, l'uso che ne fa merita di fargliela perdere. Ebbene, con queste celebri parole che sembrano effettivamente dette o scritte ai giorni nostri, ricordiamolo, siamo nel 1762, questo è il contratto sociale di Rousseau. E a differenza della suggestione che può darci, dobbiamo ricordarci che Rousseau ha in mente la società di ancien regime. È vero, in Inghilterra si vota ai rappresentanti, ma questo popolo effettivamente, se vogliamo, il 2% sono i nobili e i grandi proprietari terrieri, quindi come dire, è alquanto imbarazzante parlare di popolo. Dobbiamo aspettare la metà del 1800, gli anni 60, quando c'è un allargamento del suffragio, ovviamente maschile, e non parliamo ancora di suffragio universale. Quindi effettivamente parlare di popolo non possiamo, teniamo ben presente queste coordinate, però è importante casomai anche la lungimiranza del ginevrino che ha avuto nella critica del governo rappresentativo. Ebbene, adesso andiamo a analizzare la seconda chiave di lettura, che è l'elezione vai su sorteggio, cioè l'uso o dell'elezione o del sorteggio, che vedremo è un elemento veramente determinante quando si parla di democrazia diretta. Come detto precedentemente, facciamo un po' le file, entriamo nel pensiero un po' dogmatico di Rousseau. La volontà generale esiste finché parecchi uomini riuniti si considerano come un solo corpo. Questi hanno il fine, la conservazione comune e il benessere generale. Questi uomini, il bene comune si mostra dunque con evidenza e l'intera comunità è dominata dalla pace, dall'unione e dall'uguaglianza. Ovviamente siamo nel pieno idealismo, nel pieno pensiero ideale. Inoltre, segno evidente che questo accordo è l'avvicinamento al consenso unanime delle deliberazioni in assemblea e quindi
Qual è il legame? Come si mostra la volontà generale, in altre parole, in assemblea, quando tutti i cittadini, tutto il popolo è riunito e vota? Ebbene, ovviamente il bene comune, che è una cosa che tutti quanti sanno, è una cosa che va oltre le volontà particolari. Ebbene, si vede che è incapace di creare un consenso unanime in assemblea. Qui veramente possiamo pensare alle supplici di Eschilo, dove abbiamo effettivamente la prima attestazione del termine democrazia, anche se non la parola democratia è in prosa, però effettivamente quando all'assemblea di Argo viene chiesto che cosa fare con le supplici, bene, tutta quanta l'assemblea si alza in piedi e alza le mani, e questo ricorda le spighe mosse di grano, mosse dal vento, l'ondeggiare del vento. Bene, questo è Eschilo, però ricorda molto quando si parla a livello ideale della democrazia diretta, si parla, viene in mente appunto il consenso unanime come elemento che ci fa capire che siamo in questo contesto, un elemento, una democrazia diretta che funziona bene, ovviamente, puramente ideale. Tutto ciò, ricordiamolo, la contropartita, le supplici di Euripide, mette in scena appunto come il demagogo sia un elemento caratteristico della democrazia, è un elemento che non si può cancellare. Ma tornando a noi, a Rousseau, diversamente, quando il voto risponde agli interessi di diverse fazioni, quindi non siamo più nel consenso unanime, ebbene, si genera una lotta per la maggioranza relativa e in questo contesto le volontà particolari dominano e come dire, mettono in sordina la volontà generale. E quindi è un aspetto del pensiero democratico di Rousseau, della tradizione democratica, che va profondamente contro il pensiero liberale, se vogliamo anche la tradizione repubblicana, pensiamo al pensiero di Machiavelli. Ebbene, Rousseau si oppone, lo Stato democratico di Rousseau, la Repubblica democratica si contrappone, va contro una società appunto plurale. E quindi per queste ragioni possiamo anche parlare di una nota di pensiero conservatore all'interno del pensiero di Rousseau. Adesso andiamo nel cuore di questa chiave di lettura, che è l'elezione vai su sorteggio. Innanzitutto dobbiamo parlare del tema della miglior forma di governo. Il governo nel contratto sociale è definito principe. E Rousseau conosceva il dibattito antico, il dibattito aristotelico sul sorteggio e l'elezione. E quindi il metodo più idoneo per selezionare i magistrati un governo democratico, secondo Rousseau, ovvero quando il popolo è contrariamente titolare di potere legislativo ed esecutivo, quindi questo si intende ancora una volta come governo democratico, e Rousseau critica tutto questo perché secondo lui, diciamolo ancora una volta, il governo democratico è possibile soltanto a una popolazione, a una città governata da dei. Ebbene, il governo democratico, lo strumento che calza di più per un governo democratico è il sorteggio. Questo perché il sorteggio ha in per sé un duplice vantaggio, evita il minor numero possibile di occasioni per cui il governo possa agire secondo volontà particolari. Se si viene sorteggiati, come dire, non si può eleggere un gruppo fazioso che porta avanti soltanto i suoi interessi. Inoltre a questo si aggiunge il fatto che tutti i cittadini sono realmente uguali di fronte alla legge, in quanto ognuno può essere effettivamente estratto a sorte. Infatti il sorteggio da sempre, da Atene alla Firenze, fino anche a oggi le esperienze di comunità democratiche, il sorteggio è l'elemento democratico per eccellenza. Ovviamente di queste considerazioni Rousseau esclude la possibilità che siano estratti a sorte cittadini competenti e non indegni, e questo semplicemente perché secondo Rousseau è una società egualitaria, dove appunto sono tutti quanti uguali. Abbiamo parlato prima di una sorta di livellamento della proprietà delle ricchezze, quindi una società, pensiamo, rurale, una piccola società, una piccola città di medi e piccoli proprietari, cioè proprio, se vogliamo, la Sparta, la società oplitica per eccellenza, ovviamente senza schiavi, che Rousseau questo non può permettere. Però tornando a noi, secondo Rousseau è una società egualitaria, la scelta risulta quasi indifferente, perché tutti quanti gli uomini hanno la stessa istruzione e gli stessi anche
essendo che tutti quanti hanno più o meno la stessa proprietà, gli stessi quasi interessi particolari. Per quanto riguarda l'elezione, Rousseau la descrive rifacendosi ovviamente alla grande tradizione antica, ad Aristotele. L'elezione è uno strumento di fatto dell'aristocrazia. E in virtù del primato legislativo, tale forma di governo, cioè un governo fatto da un'aristocrazia, tra l'altro un'aristocrazia elettiva, cioè eleggere un governo, cioè anche qui il governo è semplicemente il potere esecutivo, cioè coloro che devono far eseguire le leggi, quindi può essere votato, può essere una minoranza, può essere un'aristocrazia. Ebbene, Rousseau la vede come la miglior forma possibile, la miglior forma di governo, che quindi, diciamolo ancora una volta, lo Stato rimane sempre una repubblica democratica nella quale il potere legislativo è dato unicamente al popolo che si riunisce in assemblea e direttamente vota e fa le leggi, però l'esecuzione di tutto ciò deve essere separata, quindi non parliamo di un governo democratico, ma il miglior governo, secondo Rousseau, è appunto una aristocrazia elettiva. E questo perché ovviamente una minoranza è sempre più efficiente, è una minoranza che si basa sulle differenze di talento e di merito, sono le grandi virtù dell'aristocrazia. Inoltre, dopo aver individuato che l'aristocrazia è la miglior forma di governo, tuttavia Rousseau non è un fautore, come abbiamo detto, del governo rappresentativo. Questo perché il sistema parlamentare è fondato sull'elezione e rifiuta quanto solo una parte dei cittadini viene conferito il potere di legiferare. Quando si vota, quando si forma una rappresentanza, ovviamente si votano i rappresentanti che poi loro in Parlamento prenderanno di fatto le decisioni, quindi non è tutto il popolo riunito in assemblea. Rousseau è profondamente contrario in tutto ciò. Questo perché la volontà non può essere rappresentata, la sovranità, scusatemi, non può essere rappresentata, che di fatto la sovranità è la volontà generale, tutti i cittadini devono essere uniti in assemblea e devono poter dire la loro, poi, come dire, magicamente, per la volontà generale, per il bene comune, voteranno a livello unanime. Un aspetto che dobbiamo tenere presente, per quello che possiamo vedere Rousseau un po' come il padre di una democrazia moderna, e vedere il contratto sociale non tanto come il manifesto della democrazia diretta, ma come una democrazia commissaria. Ebbene, appunto è il rifiuto di Rousseau del principio di rappresentanza del potere legislativo. Il popolo unito in assemblea non vota per dei rappresentanti, ma vota direttamente, ma tutto ciò, la rappresentanza può essere, cioè per il governo, appunto per i magistrati. Ricordiamo, il governo è il potere esecutivo, un potere subordinato. Infatti i magistrati sono concepiti come dei commissari ed è tipico di una democrazia commissaria. Questi magistrati, considerati come commissari, hanno la funzione di delega da parte del potere sovrano, cioè il popolo, il potere legislativo, l'assemblea, può in qualsiasi momento destituirli grazie al mandato imperativo, devono fare esclusivamente quello per cui sono stati incaricati e se diversamente agiscono in modo diverso, cioè hanno un'autonomia, possono essere cambiati. E un fattore che distingue, ricorda lo storico Butti de Lima, un fattore che distingue il governo degli antichi da quello dei moderni, non lo so, è appunto questo elemento, la diversità appunto fra potere legislativo e il potere esecutivo come nel primato legislativo. Inoltre Rousseau evidenzia come la rappresentanza non fosse una concezione antica, ma bensì sia nata in epoca appunto feudali, i vari rappresentanti e la personificazione di un potere, come dire, nella veste di una singola persona, di un potere personale. Ovviamente tutto ciò nel pensiero di Rousseau non è accettabile. I depositari del potere esecutivo non sono i padroni del popolo, bensì i suoi funzionari, che esso può nominarli e destituirli quando gli piaccia, che essi non devono contrattare ma obbedire e che, incaricandosi delle funzioni dello Stato affidate a loro,
Essi non fanno che compiere il loro dovere di cittadini e senza avere in alcun modo il diritto di discutere le sue condizioni. Ebbene, adesso andiamo a parlare della terza chiave di lettura del contratto sociale. Qui veramente l'aspetto di una democrazia commissaria emerge ancora più evidente. Tornando a noi, ovviamente il contratto tra il principe, cioè tra il governo e il popolo, è un atto particolare. La forma di governo viene stabilita tramite una legge dal corpo sovrano e i membri del governo sono nominati dal popolo. Come detto in precedenza, i magistrati sono considerati come dei semplici funzionari nominati e destituiti in qualsiasi momento. Il loro dovere è quello di semplicemente di obbedire ai cittadini senza avere il diritto di discutere. Il mandato imperativo e le assemblee periodiche rappresentano i mezzi per mantenere il primato del legislativo, ovvero per garantire che il potere legislativo, l'assemblea, i cittadini hanno il potere sul governo, sul potere esecutivo. Questa profonda sfiducia che trae origine da un'attenta e realistica analisi di Rousseau, come riporta lo storico Stefano Petrucciani, è dovuta al fatto che nell'operare del magistrato agiscono tre volontà diverse. Ovviamente la prima è una volontà individuale, cioè che lo porta ad agire per il suo vantaggio personale. La seconda è la volontà di corpo che spinge i magistrati a curare gli interessi, ovviamente loro e non quelli del popolo. E infine una volontà generale a cui di fatto il governante dovrebbe essere esecutore. Quindi per questi tre volontà, che ovviamente è l'unica che interessa seriamente a Rousseau, e l'ultima, la volontà generale, però a livello realistico ogni governante ha questi impulsi all'interno, bene, per queste ragioni bisogna sempre tenere sott'occhio. Il popolo non deve sempre diffidare dei governanti. L'ideale politico di Rousseau è quello di una comunità frugale di cittadini, animata dalle virtù repubblicane e dal comune sentimento sociale, di una solidarietà. E quindi tutto ciò, questa comunità ha il fine di perseguire il bene comune sopra, ancora una volta, gli interessi particolari. Ovviamente un simile progetto, secondo il Ginevrino, può essere realizzato soltanto in ostacoli di piccole dimensioni, e quindi qui la critica di Rousseau agli stati moderni che ormai si erano affacciati e si erano visti nella metà del Settecento e ancora di più con la Rivoluzione francese, forse anche grazie a lui, al lavoro di Rousseau, che ha ovviamente un grande influsso sui giacobini, verranno a formarsi gli stati-nazione. Ebbene, questa formula politica di Rousseau, questo Stato democratico, questa Repubblica democratica di liberi ed uguali, può solo, di una comunità egualitaria, può solo essere realizzati in stati di piccole appunto dimensioni, i quali a loro volta si possono confederare come dire, per ragioni di difesa, di politica estera, si possono confederare una confederazione di piccole repubbliche democratiche. Il caso evidente, ovviamente Rousseau era ginevrino, il caso evidente è la confederazione elvetica, un insieme di città che però in politica estera fanno fronte comune. La forma politica di questo Stato repubblicano democratico si differenzia dal pensiero liberale odierno sulla democrazia diretta. Questa forma politica, diversamente però da quella antica, il popolo esercita direttamente la sovranità nell'assemblea, ma risulta allo stesso tempo suddito dell'esecutivo. Quindi qui appunto attenzione, ancora una volta ribadiamo questo concetto. Il popolo è libero ed uguale perché di fatto in assemblea direttamente favorisce, forma le sue leggi, che però vengono applicate da un corpo esterno, dai magistrati, dal governo, che ha l'obbligo soltanto di farle eseguire. Un esempio storico, se vogliamo, di tutto ciò, perché appunto il contratto sociale è un manifesto di un pensiero politico. Un esempio concreto che Rousseau tentò di realizzare, quindi tentò di realizzare quella che abbiamo visto adesso come una piccola comunità.
Tutto ciò si può leggere nel suo saggio Progetto di Costituzione per la Corsica del 1768. In quest'opera in particolare il principio democratico della rotazione delle cariche è la base del decentramento amministrativo e questo ovviamente permette di scongiurare il professionismo politico, da sempre sentito come una premessa, una faccia, il retro della medaglia della oligarchia. Questo perché l'esistenza di magistrati, di funzionari delle finanze pubbliche e militari di carriera non sono ammessi, sono ruoli ovviamente ruoli che richiedono una competenza culturale, quindi di fatto una competenza che l'amministrazione, una formazione di un'elite, in altre parole. Non si deve essere, non è possibile che tutto ciò venga per una comunità estremamente egualitaria e di piccole dimensioni come quella ideata da Rousseau, e questo perché tutta la cittadinanza deve essere chiamata, e sottolineo, a servire, e quindi qui ricordiamoci la critica di Constant, tutta la cittadinanza deve essere chiamata a servire l'intera collettività. Chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale vi sarà costretto da tutto il corpo. Ciò non significa altro se non che lo si costringerà ad essere libero. Ebbene, con queste parole andiamo ad analizzare la quarta e ultima chiave di lettura, che è la democrazia sociale, e ovviamente siamo quanto lontani dal tema idilliaco della democrazia diretta, ma quanto più siamo vicini al tema della democrazia commissaria. Detto questo, iniziamo e ricordiamo come la Repubblica Democratica del contratto sociale di Rousseau è l'unico regime, secondo il Ginevrino, compatibile con la conservazione sia della libertà sia dell'uguaglianza. La libertà che si intreccia profondamente con un'autonomia morale. Questa, a sua volta, è il fine del pensiero politico di Rousseau, che riconosce solo il popolo come il vero fondamento della società. Infatti, l'atto di associazione riporta gli uomini a uno stato di libertà e uguaglianza in cui i cittadini sono sia sovrani, perché sono legislatori, ma sono anche sudditi della legge che loro stessi si sono dati. Infatti, secondo il Ginevrino, l'uomo per sua natura si caratterizza per essere libero, e tale condizione fa tutt'uno con la sua responsabilità razionale e morale delle proprie azioni, delle quali non ci si può spogliare. E quindi è importante sottolineare come tutti i cittadini, nell'atto di associarsi, non possono scegliere, ovviamente secondo Rousseau, un regime non libero. E questo perché questa azione sarebbe una scelta ingiustificabile e irrazionale. E qui, nonostante tutto, nonostante le critiche di Rousseau ai pensatori dell'illuminismo, Rousseau rientra con questa visione dell'uomo così proiettato al razionale, rientra in questo contesto culturale dell'illuminismo. Nei secoli successivi il pensiero del contratto sociale è diventato un punto di riferimento della democrazia diretta, o se vogliamo, il nome di quegli autori della vera democrazia. Tuttavia lo storico Massimo Salvadori ha evidenziato come costoro, questi nuovi esponenti, queste persone che hanno riportato la bandiera della democrazia diretta, ignorino gli ammonimenti dello stesso Rousseau verso i pericoli di concentrare, tutti i poteri in un'assemblea, quindi il tema del governo democratico, ovvero un'assemblea che riunita in sé sia il potere legislativo e il potere esecutivo. Ricordiamolo, per Rousseau questa forma di governo è possibile solo agli dei, quindi a una forma utopica. Inoltre, l'impossibilità di creare di fatto un reale progetto di questo tipo nella realtà contemporanea nella quale viviamo. Per approfondire l'aspetto della democrazia commissaria, l'aspetto più oscuro del pensiero di Rousseau, ovviamente, è la figura del legislatore. E chi è? Il legislatore è colui che osa prendere l'iniziativa di fondare una nazione, deve sentirsi in grado di cambiare, per così dire, la natura, di trasformare ogni individuo, di alterare la costituzione dell'uomo per forzarla.
di sostituire un'esistenza parziale e morale all'esistenza fisica e indipendentemente che noi abbiamo ricevuto dalla natura. Se la forza acquistata del tutto è uguale o superiore alla somma delle forze naturali di tutti gli individui, si può dire che la legislazione ha raggiunto il suo più alto grado di perfezione a cui possa arrivare. In altre parole, il legislatore è sotto tutti i rispetti un uomo straordinario nello Stato. Non è un magistrato, non è sovranità. Questo ufficio, che costituisce la Repubblica, non è compreso nella sua Costituzione. Il legislatore è una figura singolare e superiore che non ha niente in comune con l'autorità umana, perché chi comanda sugli uomini non deve comandare sulle leggi, nemmeno chi comanda sulle leggi deve comandare sugli uomini. Quindi, per tirare il punto, chi redige le prime leggi di una nuova comunità, secondo Rousseau, non deve avere nessun potere legislativo, poiché rimane fedele al suo pensiero che il potere legislativo è affidato unicamente al popolo, quindi all'assemblea riunita. Il fine del legislatore, attenzione, e quindi qui rientriamo un po' nel pensiero un po' conservatore di Rousseau, è quello di fondare una nuova società, attenzione, e qui entriamo anche nel campo della democrazia sociale, fondare una nuova società moralmente giusta e soprattutto di mantenere tale assetto funzionante. E quindi possiamo concludere come di fatto tutto ciò è un aspetto che vedremo anche in seguito. Ovviamente nei vari aspetti ritorna di una democrazia diretta, una cosa che manca nell'esperienza antica. E quindi l'attività del legislatore, se vogliamo, è quella di creare un'autentica rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo e di tutta quanta la cittadinanza. Con queste leggi si crea una nuova comunità, una comunità più giusta che di fatto trasformano anche l'uomo, gli permettono di vivere in questa nuova comunità, quindi di una sorta di un ritorno nello stato di natura, essere di nuovo libero ed uguale. Ovviamente chi sia la figura del legislatore, chi è che lo nomina, come si fa a capire chi è il legislatore di una nuova comunità, tutto ciò è taciuto da Rousseau e quindi per questo entriamo espressamente in una democrazia commissaria, quando uno dall'alto, un po' come Licurgo nel mito di Sparta, dà le leggi e tutti quanti devono, come dire, obbedire e così magicamente si forma questa nuova società giusta. Infine, proprio la figura del legislatore, secondo Edoardo Greblo, ha anticipato quell'aspetto della democrazia giacobina in cui una minoranza, nel caso dell'esperienza giacobina, ha personificato la volontà di un intero corpo sociale. Infatti il fine dei giacobini era la realizzazione di una democrazia diretta. Essi affermavano che la sovranità diretta dei cittadini, che si verificava attraverso una partecipazione popolare al processo legislativo, fosse il fondamento di una volontà unitaria della nazione. Grebro evidenzia come le differenze del 1776, quindi con la rivoluzione liberale e repubblicana americana, come il 1773 sia stata l'origine di un modello di una democrazia rappresentativa a base costituzionale. Diversamente, il 1789, in particolare l'esperienza dei Giacobini, come abbiamo appena detto, ha creato un modello di democrazia diretta e anche degli aspetti di rappresentativa, a base ovviamente legislativa, quindi una democrazia diretta, quindi questa partecipazione diretta del popolo nell'assemblea, nel potere legislativo. Però ovviamente in uno stato come la Francia c'erano diverse anime, non solo i Giacobini, si guardava con favore a quel grande esperimento che è stata la grande Repubblica Federale americana. Anche durante la Rivoluzione francese c'erano i cosiddetti federati, pensiero federativo. Ebbene, Greblo evidenzia questi due aspetti, quindi come queste due rivoluzioni atlantiche da una sponda e dall'altra siano diverse, non siano sovrapponibili e vanno comunque in due strade diverse, in particolare il
governo federale, la grande Repubblica Federale americana, la proprietà, il governo rappresentativo, la votazione di rappresentanti, le elezioni, contrapposta a quel tentativo di democrazia diretta, ma nella veste di una democrazia commissaria che è stata l'esperienza dei Giacobini, che a loro si rifacevano a piene mani al contratto sociale di Rousseau. Siamo arrivati alla fine di questo primo discorso su Rousseau. Ebbene, cosa possiamo concludere da tutto ciò? Possiamo concludere che la forma politica del contratto sociale è quella di uno Stato repubblicano, che può essere comunque concepito nella realtà come la forma di una democrazia commissaria. Questa democrazia, a differenza da quella diretta, la sovranità popolare è limitata esclusivamente al potere legislativo. Infatti è presente il primato del legislativo, nel quale il potere esecutivo, il governo, attraverso la delega dei funzionari e il mandato imperativo e la rotazione delle cariche, rende il potere esecutivo di fatto concepito come un semplice mezzo, attuazione a livello passivo delle volontà dei cittadini. Inoltre un aspetto della democrazia sociale, un aspetto che, come abbiamo visto, ha toccato una sorta di rivoluzione antropologica nel senso morale dell'uomo, e la figura del legislatore, quindi questa figura parallela agli organi di governo, che ha avuto appunto, che il legislatore ha il compito di creare attraverso le prime leggi, di creare e di mantenere una nuova comunità politica e moralmente giusta. Ebbene, con questo discorso si conclude qui e nulla. Come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo.